Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento Robocop edizione De Agostini in scala 1:3, un cyborg alto circa 62 centimetri. Questo è l'ultimo pacco che ho ricevuto ad oggi. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno. Io ovviamente non ho resistito e sono già andato ad aprirlo, però volevo comunque fare un video per far vedere alle persone che amano questo tipo di collezioni cosa è contenuto all'interno di questo nuovo invio, che è l'invio numero 4. Abbiamo il numero 8 e il numero 9. Io poi attendo anche la base premium che arriverà poi successivamente insieme ad altre uscite, così come è successo con Iron Man. Allora, abbiamo l'8 e il 9, come abbiamo appena detto, e andiamo a vedere così sommariamente quello che c'è. Poi sapete che farò un per ogni uscita. Andiamo a vedere cosa ci danno nella numero 8. In questa uscita monterai il braccio destro. A tale scopo ti servirà anche la spalla destra che hai assemblato nell'uscita precedente. Quindi poi quando andremo a montare ci sarà da montare il pezzo su questa altra sezione che abbiamo montato nelle uscite precedenti. Ecco qui. Volevo solo dirvi una cosa, poi ve lo ripeterò sicuramente anche durante le sessioni di montaggio. Questi fascicoli sono di come posso dirvi, sono veramente interessanti. Ma al di là adesso di Robocop, ma la tecnologia, le varie cose che stanno tirando fuori, dalla carne con le cellule staminali che vi avevo già detto nei numeri precedenti. Lo so, sto aprendo una parentesi adesso, non c'entra con Robocop, però è tutto comunque nella scienza e in questo caso non fantascienza. Quindi vi consiglierei di dare un'occhiata a quando io permetto a chi lo desidera di poter leggere i fascicoli, perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa sulla uscita numero 9 che è interessante, ma non prima di avervi fatto vedere il contenuto di questa uscita numero 8. Eccola qua. Abbiamo dei pezzi in plastica, almeno dal peso si evince questo. Eccoli qua. Meno male, io ho sempre il terrore quando li apro di trovare difetti, anche se vi dico che ho già fatto il riordino di un numero di Robocop e mi è stato, ovviamente nei tempi possibili, mi è stato subito consegnato senza alcun addebito e senza volere neanche il pezzo fallato indietro. Quindi io devo dire che con la De Agostini è vero, come tutte le altre aziende non esiste un controllo qualità e questo è qualcosa che dispiace, però loro hanno questa politica, giusta o sbagliata che sia. Certamente è fastidioso fare le foto, mandare le email, però il servizio ce lo danno e io devo dire che ad oggi, poi non si sa, ad oggi non posso dire nulla contro di loro, mi hanno sempre servito bene. Abbiamo una serie di viti GP per la plastica e basta, e questo è il numero 8. Passiamo adesso al numero 9. Ecco qui. In questa uscita proseguirà il montaggio del braccio destro
e a tale scopo, oltre ai componenti allegati, ti serviranno i pezzi che hai assemblato nell'uscita precedente. Questo fa piacere perché non ci troveremo troppi pezzi in giro sparsi, anche se poi basta riporli in maniera ordinata in una scatola o più scatole e si risolve lo stesso tutto. Dal peso direi che abbiamo un bel pezzo di metallo. E infatti metallo non so se si vede, guardate, qua è tutto rovinato. Comunque, come ho appena detto, ragazzi, i pezzi li paghiamo e dobbiamo averli perfetti, quindi per quanto mi riguarda chiederò anche il riordino di questo pezzo. Come potete vedere, qui non si tratta solo di essere pignoli, ma semplicemente, insomma, un pezzo così danneggiato io non lo pago 11 euro. Però andiamo avanti. Abbiamo questo qua che è in plastica, che poi andrà avvitato sotto il pezzo che abbiamo appena visto, e 3 serie di viti, 2 per la plastica e una per il metallo. Eccola qui. Poi, come sapete, almeno per chi mi segue, spiegherò tutto nello specifico nel video dedicato al montaggio vero e proprio. Andiamo a levare questo. Allora, volevo, tornando al discorso di prima, se vi ricordate, dove vi consigliavo di dare anche lettura ai fascicoli, dirvi che appunto è molto interessante sia l'origine del nome robot e poi anche notizie come questa. Andate a vederla perché non ci possiamo neanche rendere minimamente conto di cosa di dove stiamo andando a parare con la tecnologia, che per carità non so quanto alla fine faccia bene o faccia male, è un po' come i social, no? Sono cose che se usate bene, se usate male, lo dice la parola stessa, vanno male. Qui addirittura abbiamo un'anteprima di quello che potrebbe essere un telefono cellulare del futuro realizzato in grafene. Mai sentito in vita mia, sono ignorante in queste cose. Guardate, sembra una sorta di pellicola di plastica che puoi piegare come vuoi. Questo è il modello molecolare del grafene. Comunque ecco, io direi che qua si parla anche della densità al metro cubo del materiale grafene in questo caso, che se prendiamo quella dell'acqua un metro cubo è di 1000 kg, quindi una tonnellata, e pensate che quella dell'aria è 1,2 kg al metro cubo, mentre quello del grafene, un attimo solo, aerogel, che dovrebbe essere questo, è di 3 kg, immaginatevi, 3 kg contro i 1000 kg al metro cubo dell'acqua. Bene, sono notizie che molti di voi diranno: a Michele, a me cosa interessa? Mi interessa Robocop. Però io direi che queste riviste vi danno anche parecchia cultura in merito a tante cose, a tanti studi tecnologici che non si discostano neanche tanto da quello che abbiamo visto fino adesso nei film. Sapete che i robot ormai, i cyborg, che è una cosa ancora diversa, stanno prendendo sempre più piede da tanti anni. Noi in Italia siamo praticamente l'ultima ruota del carro, ma hanno fatto cose inimmaginabili nel campo della robotica e dei cyborg. Quindi ecco, mi sono permesso di dirvi solo di dare lettura ai fascicoli perché ecco, non sono fini a se stessi, non vediamo solo Robocop, la storia dei film, il racconto di Alex Murphy e quelli che sono stati gli attori, registi e chi per essi, ma
un insieme di cose secondo me molto molto utili. Va bene ragazzi, io direi che possiamo chiudere questo video. Io vi ringrazio del vostro tempo. Adesso vado subito a cercare di montarmi prima i pezzi. Se ci sono delle difficoltà cercherò di evitare a voi di poterle vivere durante il montaggio. Sapete che il canale di Michele non è un canale come tutti gli altri, che non vuol dire che è il migliore, semplicemente non è come tutti gli altri. Io mi occupo anche, oltre che del montaggio, di poter spiegare a chi ha meno diciamo esperienza nel campo del modellismo come poter evitare di fare errori. Tutto qui. Per questo motivo i miei video ovviamente devono durare per forza di più di un video tutorial normale. Quindi ecco, per questo motivo adesso vado a vedere se è il caso di fare un montaggio di qualche numero per capire la dinamica al di là delle istruzioni e comprendere appunto qual è il consiglio migliore da darvi per un ottimo montaggio. Io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Se avete piacere potete iscrivervi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist perché ci sono 6 costruzioni in atto più altre cose pubblicate di altri generi, e ogni costruzione in atto ha anche il suo gruppo dedicato su Facebook. Se avete piacere iscrivetevi, non tanto perché io vi abbia sul gruppo, ma perché la comunità sociale che nasce tra amanti del modellismo, secondo me, dove darsi consigli a vicenda, imparare insieme, crescere insieme in questo bellissimo diciamo hobby, secondo me è qualcosa di, così come posso dirvi, è una cosa interattiva, vi dà la possibilità di conoscere, come è successo a me, persone che si sono iscritte sia al mio canale ma che ci sentiamo telefonicamente, e quindi può nascere anche un bellissimo rapporto di autostima personale, o meglio no, autostima no, di stima reciproca, e diventare anche amici, perché no? Io probabilmente mi dovrò incontrare con una persona molto cara, probabilmente perché lo desidero ovviamente, ma non posso farlo adesso. Quindi ecco, questo è nato tutto grazie a quello che sto facendo, per cui ecco, non è mai fine a se stesso una cosa, secondo me, se la si fa con il cuore, con persone che hanno il cuore, non potranno che nascere cose belle. Ciao ragazzi, al prossimo video.